Allora, ciao a tutti, ciao a tutti. Oggi, cari amici, care amiche, faccio la pizza. E allora, benvenuti alla pizza. Ovviamente non voglio insegnare niente a nessuno, avevo già fatto la ricetta sul primo canale, poi la riporterò qua. Adesso, appena termino il mio lavoro stagionale, avrò tempo per trasferire un po' di video qua sul canale, aggiornarli, sistemarli, fare quello che serve. Faccio la pizza come la faccio io, quindi può interessare o non interessare. Oggi la faccio anche un po' diversa perché invece che una volta impastata metterla a lievitare già nelle teglie, che allora poi viene alta, la volevo tenere un po' più bassa. Allora la farò lievitare nella ciotola della planetaria e dopo la stenderò quando è già lievitata, perché sennò di solito per far veloce la stendo appena fatto l'impasto, poi lievita all'interno della teglia. Quindi andiamo a vedere cosa utilizzo. Un chilo di farina, un cubetto di lievito da 25 grammi, potrei usarne 12, li uso tutti 25 perché poi io non faccio lievitare delle ore, faccio lievitare un'ora, e quindi deve essere un po' carico. Un cucchiaino di zucchero che metterò con lievito insieme all'acqua, uso mezzo litro d'acqua, poi possono aggiungere ancora, e un mezzo bicchiere di olio, sale che aggiungo poi quanto basta, un cucchiaino di solito. Quindi questa è la ricetta. Poi di solito al mezzo litro d'acqua aggiungo qualcosina, magari se vedo che è un po' più densa o se la giornata è più umida ne metto un po' meno, ecco. Però poi si potrebbe invece lasciar lì e fare la mega idratazione, la super idratazione, sapete quelle cose da, ma non mi interessano. Noi facciamo la pizza per mangiarla alla veloce, come si dice. Bene, se avete piacere, seguitemi in questa cosa. Il mio segreto principale è questa tazza da mezzo litro, ma che poi non so neanche se è mezzo litro, ma circa, e un po' meno forse di mezzo litro, nella quale, anzi, andiamo a vedere subito di quant'è. Confermato, sì, sì, è proprio mezzo litro, quindi è veramente mezzo litro. Quindi questa tazza da mezzo litro è in plastica, ma è fatta simile a quelle tazze che si usavamo una volta a colazione nei refettori, quelle tazze bianche, così si faceva colazione con l'acqua. Altri tempi, ovviamente, altra epoca. E quindi sciolgo all'interno con circa il pieno mezzo litro d'acqua calda, tiepida, non caldi, non bollente, perché sennò il lievito muore, però la intipidisco un po', assieme a un cucchiaino di zucchero. Quindi eccolo qua, il nostro panetto di lievito, e lo sbricioliamo all'interno della tazza. Poi col cucchiaino lo sciolgo bene. Adesso, bene. Eccolo qua. Ora aggiungo, se riesco ad aprirlo, ora aggiungo un cucchiaino di zucchero. Io uso lo zucchero di canna, ma potete usare lo zucchero bianco semolato solito. Poi apro l'acqua, attendo che diventa leggermente calda. Una volta messa l'acqua nella tazza, mescolerò e farò sciogliere l'intero lievito, così piano piano lo sciolgo. Poi lo lascio riposare qualche minuto, 4-5 minuti, quello che volete. Potrete utilizzarlo anche subito, queste sono piccole finezze perché sembra che venga un po' meglio. La dico chiara come parlo sempre chiaro. Ecco qua il nostro lievito, vedete, sciolto, e voilà. Bene, questa è la mia planetaria. Adesso la mettiamo su il gancio. Vi metterò il link in descrizione,
perché io mi sono trovato veramente bene, non è quella planetaria americana che costa un botto, però questo è un prodotto quasi equivalente come qualità e costa veramente un terzo o un quarto addirittura, quindi vi metterò il link in descrizione dove l'ho presa io e poi chi ha piacere può prenderla, insomma. Inseriamo la farina, ovviamente. In questo caso ho solo questa, quindi utilizzo questa. A volte ho quella di Manitoba, la mescolo, ma se no questa è la tipica farina 00. Ah, allora, ripeto, non è che voglio insegnare a far niente a nessuno, è solo come la faccio io, quindi ecco, prendetela così. Ho messo il mezzo bicchiere d'olio, ovviamente non è obbligatorio usare l'olio, si può fare senza, è che l'olio fa un pochino di legante e sapete che nel pizze dei forni usano lo strutto, quella che comprate dal vostro fornaio di fiducia. Metto un goccino d'olio, rende un po' più saporito l'impasto, ecco. Adesso mettiamo l'acqua, il mezzo litro, e mettiamo in funzione la nostra planetaria. Bene, la metto a 2 velocità e via. Poi vedete che rimane magari un pochino di lievito sul fondo, allora non faccio altro che aggiungere un goccino d'acqua, vedete, ecco perché vi dico che è sempre un pochino di più di mezzo litro. Vado a staccare tutti i residui di lievito e li versiamo assieme al goccino d'acqua all'interno della nostra, ed ecco che la tazza è pulita. Ed ecco che il nostro impasto è pronto, quindi possiamo staccarlo direttamente. Vedete com'è diventato, adesso ve lo faccio vedere, tiro via il nostro gancio ed ecco qua il nostro impasto con le dosi che vi ho dato. È perfetto, ve lo faccio vedere alla luce, è perfetto, vedete, si stacca perfettamente, guardate la consistenza. Bene, adesso gli do un paio di pieghe, di mescolate e poi lo facciamo riposare mettendo uno strofinaccio sopra, lo facciamo lievitare. Ecco qua il nostro impasto, vedete, lo pieghiamo un paio di volte così ed ora lo rimettiamo dentro la ciotola e copriamo con uno strofinaccio, con quelli da cucina, e copriamo, mettiamo sopra, eccolo qua, e lasciamo lì a riposare. Ora prepariamo la salsa. Allora io solitamente per la salsa uso la Mutti, se vuoi accendo una luce perché forse c'è poca luce, uso la Mutti, quindi eccola qua. Allora, quello che faccio adesso non va fatto, nel senso che più delle volte uso la Mutti così com'è, cioè la metto direttamente così sulla pizza, ovviamente la stendo con cucchiaio e poi aggiungo la mozzarella, il prosciutto, quello che va. Oggi invece metto uno spicchio d'aglio in una pentolina che vi faccio vedere. Aspettate se riesco a girare qua il marchingegno. Ecco qua. Metto uno spicchio d'aglio, un goccino d'olio, accendo e anzi lo schiaccio anche l'aglio, guardate,
lo schiaccio direttamente nella pentola, così. Così da insaporire un pochino di più la salsa di pomodoro. Quindi la verso. Lascio andare per 5 minuti. Ecco, dopo 5 minuti spengo. Qua potete metterci il pepe, potete metterci il sale, potete metterci quello che volete voi. Io metto solo un pochino di sale. Potete mettere quello che volete voi. Chi ci mette già l'origano, chi invece lo mette dopo sulla pizza. Noi solitamente lo mettiamo dopo, ma ognuno fa come più gli aggrada. Ora non ci resta che attendere la lievitazione. Intanto preparo io ho le teglie rotonde per fare le pizze rotonde, volendo anche. A volte la faccio quadrata. Oggi userò le teglie tonde e li metto dentro la carta forno perché sono un po' pigro, non c'ho voglia poi di grattare troppo o di ungere troppo per poi grattare ancora troppo la teglia dopo per lavarla. Ci vediamo fra un po'. Nell'impasto ho messo 2 cucchiaini di sale, ma al solito mi sono dimenticato di fare il video mentre mettevo giù il sale. Abbiate pazienza, ci va il sale perché sennò dopo l'impasto è insapore, non va tanto bene, però c'è chi anche, ho sentito in giro, lo fa senza sale. Il sale va messo per ultimo perché altrimenti blocca un po' la lievitazione, però io non ho visto molta differenza tra il metterlo subito e il metterlo dopo, ma seguo le direttive dei grandi maestri pizzaioli, quindi lo metto per ultimo. Solitamente poi cosa si fa? Si stende l'impasto, si condisce e si mette in forno. Però anche qua non andrebbe fatto così, ma io quando ho fretta faccio così. Oggi che ho fretta ma ho 2 tempi, in maniera che posso farlo in 2 tempi, condisco col solo pomodoro, metto in forno 5-6 minuti, dipende dal forno che avete, a 240 gradi, e dopo tiro fuori, metto la mozzarella e il condimento e rinforno per altri 5 minuti. Grosso modo va così. A volte può essere 8 minuti e 5 minuti, a volte 6 minuti, 5 minuti, a secondo del forno che avete, se scalda molto, se fa un po' più fatica, eccetera. Dopo un'ora ho diviso in ugual peso 4 palline, diciamo così, dell'impasto. Adesso lo stendo nelle varie teglie e dopodiché lo condisco, abbiamo detto, col solo pomodoro e lo inforno per 7-8 minuti. Adesso vediamo. Allora, ecco qua che ho tirato, vedete, le varie pizze. E quindi adesso vado a mettergli il pomodoro. Beh, insomma, non c'è bisogno che vi faccio vedere come si mette il pomodoro sulla pizza perché lo fate e penso che lo facciate tutti alla stessa maniera. Quindi mettiamo il pomodoro sulla pizza. Allora, nel frattempo ecco le nostre pizze pronte. Quindi eccole qua col pomodoro. Adesso aspetto che il forno arrivi a 250 gradi e le inforno per 6-7 minuti. Siccome io sono un po' goloso, ci faccio anche un piccolo giro d'olio, guardate, appena appena in ogni pizza. Poi le inforniamo, le tiriamo fuori, le lasciamo lì precotte e quando sarà il momento di mangiarle mettiamo su la mozzarella e i condimenti, sono pronte. Questa volta le faccio così. Di solito metto anch'io in questo momento metto su la mozzarella, e la inforno quei minuti, 10, 12, 13 minuti, 14 a seconda della gradazione del forno. Invece oggi voglio provare a farle precotte e poi metterci la mozzarella dopo. L'ho lasciata dentro 10 minuti col forno ventilato, vedete, eccola qua. Adesso
volendo si condisce, si mette la mozzarella e si rinforna per altri 5-6 minuti finché la mozzarella si scioglie. Io invece aspetto perché è presto, siamo nel pomeriggio e quindi poi stasera, come si fa dalla pizza al taglio, condiamo, mettiamo dentro. È la prima volta che faccio anch'io così, eh. No, ho fatto ancora la cottura, poi senza mozzarella, poi mettere la mozzarella e cuocerla. Ma questa volta di aspettare poi ricuocerla fra un paio d'ore, vediamo un po' come va. È la prima volta. Vedere, una, due, tre e quattro posizionate, pronte, appena estratte dal forno. Adesso fra un paio di ore, ora di cena, e le condiamo e le mettiamo in forno 5 minuti, 5-6 minuti, a secondo che si sciolga la mozzarella e sono pronte. Si potrebbero anche fare così e surgelare, tenerle surgelate e poi al momento che serve estrarle, condirle e metterle in forno. Ora mi ha messo la mozzarella, aggiungo anche del grana perché stasera la vogliamo così e poi inforniamo per 5 minuti, 5-6 minuti. Vedete quando è sciolta la mozzarella è praticamente pronta. Bene, ci vediamo fra un po'. Oh, mi ero già dimenticato di farvi vedere la pizza finita. Eccola qua, appena sfornata. E buon appetito a tutte e a tutti.